Se guardiamo alla storia della medicina, molti dei rimedi antichi ai nostri occhi moderni sembrano più delle pozioni magiche che dei farmaci veri e propri. Nel dizionario delle droghe semplici di Lemery del 1733 si legge, per esempio: l'usnea umana è la muffa comune verdastra, alta 2 o 3 linee, senza odore, di gusto un po' salato, che nasce sui crani dei cadaveri di uomini e donne che sono stati per lungo tempo esposti all'aria. Si trova questa piccola pianta soprattutto in Inghilterra e in Irlanda, sui crani degli uomini che sono stati impiccati e appesi alla forca, poiché si ha cura di far sì bene tenere le loro membra con del filo d'ottone che le loro ossa vi restano per molti anni dopo che la carne è stata interamente consumata dal marciume e dall'aria. Dell'usnea nasce anche talvolta sulle ossa dei cadaveri umani che sono stati esposti a lungo termine all'aria, ma non è stimata così buona come quella del cranio. L'usnea umana contiene in grande quantità sale volatile e olio. Non bolle affatto assieme agli acidi. È fortemente astringente, indicata per fermare l'emorragia del naso avendo cura di metterla nelle narici. Si può anche servirsene interiormente per l'epilessia. Ecco, questo rimedio risaliva almeno al secolo precedente e l'idea che l'usnea migliore fosse quella dei morti di morte violenta, se non aveva veramente una base scientifica, aveva perlomeno una sua logica. Il filosofo tedesco Rudolf Göckel, morto nel 1618, per esempio sosteneva che le vittime migliori erano gli impiccati, perché quando qualcuno moriva strangolato, i suoi spiriti vitali erano costretti a salire nel cranio e vi rimanevano intrappolati anche per 7 anni. Questi spiriti vitali erano una miscela di sangue e aria, strettamente collegati con l'anima e ritenuti responsabili di gran parte dei processi fisiologici. Il chimico belga Jean-Baptiste Van Helmont, morto nel 1644, si spingeva ancora oltre e ipotizzava che i teschi avessero tutte queste virtù terapeutiche perché dopo la morte il cervello si liquefaceva e questo liquido, questo prezioso liquore, a poco marinava il cranio, che diventava una sorta di recipiente alchemico. Inoltre per lui l'usnea, questo muschio, aveva un'origine celeste, cioè poteva essere prodotto solo quando una speciale influenza delle stelle fecondava adeguatamente il cranio esposto. È questa misteriosa inseminazione proveniente dalle sfere celesti distillate sul cranio che conferisce al muschio il suo potere vitale. Quindi al di là di qualsiasi improbabile effetto fitoterapico di questa muffa, capite bene che si trattava più che altro di un rimedio quasi magico. E Van Helmont stesso racconta questo aneddoto: un soldato nobile si era cucito sotto pelle nella testa un ciuffo di usnea che aveva raccolto da un cranio e un giorno, intercedendo per separare due fratelli che stavano per ingaggiare un duello mortale, questo nobile soldato si prese una sciabolata in testa, ma la spada trapassò, tagliò il cappello, tagliò persino i suoi capelli, ma lo lasciò illeso. E Van Helmont attribuisce all'usnea cucita dentro al suo cranio questo salvataggio miracoloso. Questo prodigioso rimedio, ovviamente, con il passare del tempo, con il progredire dello studio della medicina, venne completamente abbandonato. E già nel 1758 William Watson dichiarava che l'usnea per superstizione si è fatta entrare nel catalogo della materia medica. Ma è certo che nessuna delle specie di usnea che cresce sopra i crani umani ha le proprietà che furono loro attribuite anticamente. E nell'Ottocento, meno di un secolo dopo, nelle farmacopee si comincia addirittura a farsi beffe dell'usnea e di queste antiche credenze. Per esempio Girolamo Tasso scrive: «Non occorre dilungarci in argomentazioni contro tali assurdità, ma se ci domandano cosa fosse propriamente quest'usnea umana sì miracolosa, siamo costretti a confessare che lo ignoriamo affatto. Sarebbe necessario visitare qual conoscitore i crani degli impiccati di antica data per rispondere con cognizione. E confessiamo che a tanto non giunsero le nostre ricerche».